Ho trovato un'opportunità incredibile, una casa a 1 euro. La compro e vado subito a viverci. Ma non diciamo cazzate, le case a 1 euro sono un affare per chi le vende e un calvario per chi le acquista. E lasciamo stare quelli che pensano di far rinascere zone che si spopolano offrendo case a 1 euro. L'argomento case a 1 euro nei piccoli paesi italiani è diventato piuttosto popolare negli ultimi anni. Molti ritengono queste iniziative un'opportunità unica e molti amministratori locali la vedono come un'ottima soluzione per risolvere i problemi dei territori. In realtà queste proposte sono quasi sempre solo specchietti per le allodole, visto che le reali difficoltà da affrontare sono enormi e i costi sono sempre altissimi. Vediamo i 10 punti principali da tenere in considerazione. 1. Costi notarili e tasse. L'acquisto di una casa comporta spese notarili e tasse che possono rappresentare una percentuale significativa del costo totale. Questi costi quasi sempre sorprendono coloro che non li hanno preventivati oppure non conoscono la realtà italiana. 2. Vincoli rigidi di ristrutturazione. Spesso chi acquista una casa a 1 euro deve accettare vincoli molto rigidi riguardo ai tempi e alla portata dei lavori di ristrutturazione. Inoltre ci possono essere vincoli architettonici e di conservazione particolari legati al patrimonio culturale. Questi possono essere molto restrittivi e influire notevolmente sui costi totali. 3. Ristrutturazione costosa. Molte di queste case sono in stato di abbandono da lungo tempo e in pessime condizioni, richiedendo lavori di ristrutturazione sostanziali anche solo per renderle minimamente abitabili e adeguate alle normative. E i costi ovviamente sono elevatissimi. 4. Rapporti con i confinanti e frammentazione delle proprietà. Nelle zone dove sono offerte case a 1 euro è comune trovare molti immobili in stato di abbandono. Questo comporta quasi sempre la frammentazione delle proprietà e anche la presenza di case vicine abbandonate o in rovina. Gestire i rapporti con i confinanti è sempre estremamente complicato, specialmente quando vi sono questioni di confine non chiare o problemi di accesso condiviso. Inoltre, la frammentazione delle proprietà può rendere difficile ottenere le autorizzazioni necessarie per i lavori di ristrutturazione, aumentando ulteriormente difficoltà e costi. 5. Complessità legale. I punti elencati fino ad ora possono essere affrontati solo con le giuste competenze e quindi quasi sempre è necessaria anche una consulenza legale specializzata, ovviamente con costi e difficoltà aggiuntive e allungamento dei tempi. 6. Costi di mantenimento elevati. Le vecchie case hanno sempre costi di manutenzione molto più elevati rispetto alle costruzioni realizzate con tecniche costruttive più recenti e rispondenti alle normative attuali e future. Inoltre, in ambienti isolati o difficilmente raggiungibili con mezzi moderni, anche trovare professionisti e imprese in grado di fare gli interventi necessari è sempre difficile e costoso. 7. I servizi mancanti. Supponendo di aver superato tutti gli ostacoli precedenti, bisogna affrontare un altro grosso ostacolo. Tutti i piccoli paesi dove vengono offerte case a 1 euro non dispongono dei servizi essenziali come scuole, ospedali, negozi, trasporti pubblici. Questo significa dover affrontare lunghi viaggi e costi aggiuntivi per ottenere ciò di cui si ha bisogno. Questo non incide solo sulla qualità della vita, ma anche sul valore dell'immobile. 8. Incertezza economica. Investire in una casa in un piccolo paese può essere molto rischioso dal punto di vista economico. I prezzi delle proprietà possono fluttuare notevolmente e la mancanza di servizi possono facilmente portare a investimenti non recuperabili perché la vendita è quasi sempre molto difficile. 9. Isolamento sociale. In molti casi questi piccoli paesi hanno una popolazione molto scarsa, il che porta quasi sempre all'isolamento sociale. La mancanza di opportunità di lavoro e di attività culturali può rendere la vita noiosa e solitaria.
Inoltre, in assenza di una crescita complessiva del territorio, è impensabile anche creare nuove attività che non potrebbero in alcun modo essere sostenibili economicamente. Decimo e ultimo punto: abbandono a lungo termine. È importante notare che molte persone sono state inizialmente attratte da queste offerte di case a €1, ma a lungo termine quasi tutte se ne sono andate. Questo a causa delle difficoltà elencate nei punti precedenti. Insomma, il sogno di una vita tranquilla in un piccolo borgo può trasformarsi in una delusione amara e spesso in un incubo. In conclusione, l'idea delle case a €1 potrebbe sembrare allettante all'inizio, ma è importante valutare tutti i costi, i problemi e le difficoltà associate, nonché considerare l'esperienza di coloro che hanno tentato questa avventura e alla fine hanno abbandonato. Questo non significa che non ci siano esperienze positive, ma è fondamentale essere consapevoli delle sfide che si devono inevitabilmente affrontare. Se ritieni utile questo video e vuoi continuare ad approfondire e conoscere anche le alternative più pratiche, sicure, meno costose e adatte alle esigenze quotidiane, metti un like a questo video e condividilo. Poi visita il nostro canale YouTube Rurale Digitale, tocca questo logo. Iscriviti e attiva le notifiche, così saprai quando pubblicheremo la prossima puntata. Nel frattempo guarda questo video. E se vuoi contattarci, vai sul sito ruraledigitale.it.